Alcune persone mi hanno chiesto di poter fare una breve, sintetica introduzione a quelli che sono gli aspetti fondamentali della filosofia e della pratica di meditazione dello Dzogchen, soprattutto come viene tramandato all'interno della tradizione pre-buddista del Tibet, quindi la religione Bön. Cercheremo di fare questo, quindi sarà una sorta di vero e proprio ABC, daremo quelli che sono gli elementi fondamentali della tradizione Dzogchen, ben sapendo quindi che si tratta di qualcosa di molto generale, ma che magari potrà essere utile anche per le persone che già conoscono in parte questa tradizione o forse anche la praticano e hanno modo, grazie a questa piccola introduzione, di chiarire magari alcuni elementi fondamentali della loro pratica e delle loro conoscenze. Eh, Quello che è importante quando noi parliamo dello Dzogchen in relazione alla tradizione Bön, diciamo che la tradizione Bön rappresenta la tradizione spirituale che esisteva in Tibet prima dell'introduzione del buddismo di origine indiana, quindi il buddismo fondato dal Buddha Sakyamuni. E normalmente quando molti di voi sentiranno parlare di Bön, spesso e volentieri questa parola è declinata o comunque utilizzata in riferimento a tre aspetti fondamentali. Allora, in una prima accezione, questo è importante segnalarlo, si parla di un Bön primitivo e spesso, e questo accade soprattutto nello scorso secolo, con i primi studi e ricerche condotte sulla religione Bön, c'era la tendenza a identificare tutto ciò che nella cultura, e soprattutto nella cultura religiosa del Tibet, avesse attinenza con con pratiche di natura magica o pratiche direttamente collegate a forme di sciamanesimo, veniva chiamato Bön. Quindi c'era la tendenza a identificare tutto ciò che era magico e sciamanico con la religione Bön. È pur vero, come vedremo in maggior dettaglio fra poco, che all'interno della tradizione Bön esistono effettivamente una vastissima serie di pratiche di natura magica e di natura sciamanica che hanno a tutti gli effetti delle correlazioni dirette, almeno a livello di prassi e a livello simbolico, con quello che è lo sciamanesimo di tutta l'area centroasiatica, himalayana e nord-asiatica. Esiste poi in una accezione molto più precisa, ovviamente, quando si parla di Bön ci si riferisce soprattutto allo Yundrum Bön, che è il Bön, cosiddetto Bön della svastica o Bön eterno, e quando si parla di Yundrum Bön noi ci riferiamo ad una tradizione religiosa storica che si ritiene sia stata fondata da un essere illuminato, quindi da un Buddha. Nel caso del Bön questo Buddha si chiama appunto Tompa Sherab, il quale sarebbe apparso sulla Terra 18.000 anni fa e grazie ai suoi insegnamenti, alla sua predicazione, alla sua stessa pratica, Tompa Sherab avrebbe dato origine a questa forma religiosa che ancora oggi esiste, che è appunto quella del Bön della svastica. E quando noi parliamo appunto di Bön in questa sede e normalmente ci riferiamo propriamente a questo Yundrum Bön, ovvero il Bon della svastica. Esiste poi una sorta di nuovo Bön che in tibetano viene chiamato il Bön Sarma, che è una forma di Bön relativamente recente, che si è diffusa grosso modo, potremmo dire, a partire dal XIII-XIV secolo, parlando in termini molto generali, che è una forma religiosa, pur sempre Bön, dove però gli elementi proprio dello Yundrum Bön, quindi del Bon della svastica, fondato e ascrivibile alla predicazione del Buddha Tompa Sherab, si sono mescolati in gran parte con elementi propri del buddismo tibetano. È un processo naturale, il contatto diretto tra la religione, l'antica religione dello Yundrum Bön con la religione buddista che si è
diffusa negli altiplani tibetani intorno al VI-VII secolo d.C., è normale che nel corso dei secoli questa prossimità tra queste due tradizioni religiose abbia dato vita a delle forme che potremmo in parte definire come sincretiche, dove appunto elementi buddisti, anche perché c'è da dire che il buddismo e lo Yundrunbon hanno degli aspetti molto, molto simili tra loro, sono entrati per osmosi all'interno della tradizione dello Yundrunbon. Quindi quando si parla di nuovo Burn abbiamo una religione ben riconoscibile ancora nei suoi tratti distintivi come Burn, ma che ha al suo interno una serie di elementi che sono propriamente di natura buddista e soprattutto del buddismo, potremmo dire, così come si è diffuso nel Tibet. Parlando di Bön, noi ci riferiamo quindi in particolar modo al cammino dello Yundrun Bön, che come abbiamo in parte detto, Yundrun si riferisce al simbolo della svastica, la quale svastica è sinonimo anche di eterno, di eternità, e quando si parla di Yundrun Bön, quindi di Bon della svastica, questo termine indistruttibile, questo termine legato alla svastica si riferisce soprattutto al carattere indistruttibile ed eterno che è proprio della nostra natura illuminata. Quindi della dimensione illuminata della nostra mente, che poi è la dimensione illuminata e ultima di tutti i fenomeni che ci circondano. Ebbene, questo loro carattere indistruttibile ed eterno è proprio definito appunto con il simbolo della svastica. Quando si parla di Yundrun Bön ci si riferisce soprattutto ad una dottrina, ad un cammino spirituale che cerca, il cui intento è quello di permettere agli esseri senzienti di poter realizzare pienamente questa struttura, questa dimensione fondamentale della propria mente che è oggettivamente una dimensione illuminata. Questo termine Yundrun eterno e indistruttibile potremmo dire che è il corrispettivo di quanto noi troviamo invece all'interno della tradizione buddista, soprattutto della tradizione buddista tantrica tibetana, con il simbolo appunto del Vajra, in tibetano del Dorje. Quando noi abbiamo il simbolo del Dorje, quando abbiamo la menzione del Dorje, del Vajra all'interno della tradizione tantrica buddista, noi abbiamo sempre questo riferimento alla natura adamantina della mente, cioè la natura come il diamante che è propria della mente, che non è quindi la mente concettuale, ma è la natura ultima della mente, quindi questa dimensione anch'essa illuminata della mente. Quindi sono due sinonimi, potremmo dire, quindi ogni qualvolta che noi sentiamo parlare di elementi della natura indistruttibile della mente, il cui riferimento simbolico è quello della svastica, e in ambito tantrico, soprattutto tantrico, ma ovviamente anche negli ambiti propri del Mahamudra, buddista tibetano, con il simbolo del Vajra, quindi del Dorje, che rappresenta una sorta di saetta, ma in maniera ovviamente presentata in maniera simbolica. Era questa antica, il Vajra era l'antico strumento, l'antico emblema del dio Indra nell'India antica, poi è stato ovviamente riutilizzato con un significato differente in ambito buddista e ancor più in ambito tantrico buddista. Dicevamo, la religione dello Yundrun Bön è una religione fondata a tutti gli effetti, quindi la figura del fondatore è il Buddha Trungpa Sherab, che apparve sulla Terra ben 18.000 anni fa. Discendendo sulla Terra, il Buddha Trungpa Sherab apparve, dicono i testi sacri della religione Bön, nella terra di Olmon-Lurring, che è una sorta di regno inaccessibile, esistente, realmente esistente sulla Terra, ma accessibile, percepibile unicamente da esseri che hanno delle realizzazioni speciali, che hanno quindi una purezza e una conoscenza tali da permettere di entrare in contatto o addirittura di visitare, quindi di recarsi fisicamente all'interno di questo regno che seppur reale, seppur presente sulla Terra, è comunque una sorta di regno spirituale sulla Terra,
dove esiste una civiltà, potremmo dire noi, superiore, ma non tanto e solo in termini tecnologici, non è quello, ma superiore nel senso della realizzazione spirituale, e non è a caso quindi che all'interno di questo regno si siano manifestati questi importantissimi insegnamenti spirituali del Buddha Tongpa Sherab, si siano mantenuti a partire del regno di Olmolluring, si siano poi diffusi nel regno dello Shanshung e in seguito nello stesso Tibet. Quando si parla di Olmolluring e si dice quindi che originariamente gli insegnamenti dello Yundrum Bon sono apparsi grazie a Tongpa Sherab proprio in questa zona, si fa riferimento a una area geografica che normalmente i testi chiamano Tazik. Questo Tazik nuovamente è una zona difficilmente localizzabile in termini concreti dal punto di vista geografico, ma gli studiosi sono concordi nel identificare questa regione del Tazik, che guarda caso oltretutto ha un'assonanza con la parola Tajik e quindi Tagikistan, proprio con una zona, un'amplissima zona, che è quella che vediamo qui nella cartina, ehm, relativamente collocata, diciamo, nella zona dell'Asia centrale e che, come vediamo, comprende questa ampia area che al giorno d'oggi comprende l'Afghanistan, il Kirghizistan, Turkmenistan, una buona parte del nord-est dell'Iran, quindi è una zona ampia e, ripeto, difficilmente collocabile in termini concreti, più che collocabile, localizzabile in termini concreti, che ci dà un'importante informazione, ci dice che è vero gli insegnamenti dello Yundrum Bond si sono diffusi all'interno della dimensione terrestre a partire da questa zona, ma ci dice anche, e questa è un'informazione importante, che originariamente gli insegnamenti dello Yundrum Bond sono degli insegnamenti connessi con la dimensione del Centro Asia. Questo è importante quando si dice lo Yundrum Bon, la religione Bön, è la religione pre-buddista del Tibet. È vero che esisteva in Tibet prima dell'arrivo del buddismo, ma la culla originaria dello Yundrum Bon va spostata molto ad ovest, quindi nella zona dell'Asia centrale, zona da cui, quindi da questo mitico regno dei Olmolluring, si sarebbero poi gli insegnamenti diffusi in questo antico regno che fino a pochi decenni fa era considerato anche dagli studiosi una sorta di mera leggenda, sì, i testi ne parlano, ma in realtà era più una fantasia che altro. Invece, grazie alle ricerche di filologi, tibetologi e soprattutto di archeologi, e anche in Italia, grazie alle ricerche, al grande interesse all'epoca di Nankai Norbu Rinpoche, ebbene questo regno dello Shanshung, che sembrava essere un regno puramente leggendario, in realtà è stato scoperto che era un regno reale, esistente, che è esistito in un'amplissima zona che, guarda caso, arriva quasi alle propaggini dell'Asia centrale, investe anche tutta la zona che si trova a nord ovest del Tibet, e che sarebbe stato questo regno antico in cui la religione ufficiale, quindi lo stesso monarca, e i sudditi, potremmo dire, del monarca, quindi gli abitanti del regno dello Shanshung, professavano questa religione che era appunto la religione dello Yundrum Bon. E partendo proprio da questo regno dello Shanshung, soprattutto nel momento in cui questo antico regno dello Shanshung fu conquistato dai monarchi tibetani, ecco che quindi dallo Shanshung, o l'ex Shanshung che è diventato Tibet, questi insegnamenti dello Yundrum Bon penetrano e si diffondono ancora di più all'interno della civiltà tibetana. È per questo quindi che quando si parla di Yundrum Bon è sempre importante andare dal Tibet verso occidente, quindi verso la zona, diciamo, del Centro Asia, per capire poi come da questa zona originaria dove si sono diffusi gli insegnamenti primigeni dello Yundrum Bon, poi si sono poi spostati e si sono diffusi ulteriormente verso il Tibet, quindi verso Oriente.
Quando noi parliamo di Yundrum Bön e parliamo del Buddha Tompa Sherab, dobbiamo ovviamente dire che Buddha Tompa Sherab è colui che ha diffuso gli insegnamenti dello Yundrum Bön, diciamo, sulla dimensione all'interno della dimensione terrestre. Lo Yundrum Bön, d'altra parte, come ci ricorda il termine, che significa quindi il Bon eterno, in realtà ha una origine che non è terrestre, ha un'origine spirituale che risale potremmo dire, alla dimensione ultima stessa dell'esistenza, o se vogliamo alla dimensione prima dell'esistenza. Quindi sono degli insegnamenti spirituali la cui origine è al di là dello spazio, è al di là del tempo, quindi è al di là della stessa dimensione puramente umana e puramente terrestre, per cui lo Yundrum Bön, e come vedremo in particolare poi gli insegnamenti dello Dzogchen, nascono e hanno origine dalla dimensione assoluta primigenia della realtà, che viene personificata non solo nella tradizione Bön, ma anche nella tradizione buddista, soprattutto nella scuola Nyingmapa, che è la scuola più antica del buddismo tibetano, la scuola non riformata del buddismo tibetano. Questa dimensione prima della mente, ma che è anche la dimensione prima della realtà, tutta nella sua totalità, è personificata dal Buddha Kuntuzampo, che significa infinitamente buono, che in sanscrito lo possiamo trovare anche col termine Samantabhadra, che rappresenta quindi la vacuità, la dimensione primigenia dell'esistenza. Da questa dimensione assoluta gli insegnamenti del Bön si sarebbero poi trasmessi. In una prima fase viene chiamata la trasmissione da mente a mente, è una sorta di trasmissione, potremmo dire in dei termini per volgarizzare, ma è unicamente per intendersi perché è ben altro che questa, potremmo dire una sorta di trasmissione telepatica. Viene anche chiamata trasmissione aurale, nel senso che gli insegnamenti da questa dimensione prima sono trasmessi direttamente da mente, ma mente è un termine giusto per intendersi perché è una mente ma non è una mente concettuale, non è una mente individuale, è una mente primordiale, potremmo dire, sempre con beneficio di inventario. Da questa pura consapevolezza primordiale viene trasmesso l'insegnamento a 9 maestri, che sono appunto i primi maestri della trasmissione diretta da mente a mente, in cui la trasmissione degli insegnamenti, guarda caso, avviene in maniera non mediata. Quindi l'insegnamento passa dalla sorgente stessa della realtà, Kuntu Zampo, a altri maestri ugualmente illuminati, ma senza che ci sia nessuna mediazione di altro genere. Non c'è parola, non ci sono testi, c'è una trasmissione immediata, istantanea, da Kuntu Zampo ad altri maestri. Questi maestri sono quindi sono Shela Ökar, che rappresenta non la dimensione del Dharmakaya, quindi della vacuità assoluta che è propria di Kuntu Zampo, ma rappresenta la dimensione del Sambhogakaya. Familiarizzeremo poi magari in occasione di nuove piccole conferenze, chiamiamole così, familiarizzeremo ancora di più con questi termini quando si parla di Shela Ökar e quindi della dimensione del Sambhogakaya. Abbiamo quindi una dimensione pur sempre illuminata, dove però cominciano a manifestarsi degli elementi, che sono degli elementi ancora tutti collocati però in una dimensione puramente spirituale. Da Shela Ökar, quindi non stiamo ora a segnalare chi erano tutti i 9 i maestri della trasmissione diretta, quindi da Shela Ökar, per intermediazione di altre entità esseri illuminati, gli insegnamenti arrivano finalmente al Buddha Tompa Sherab, che è il Buddha di cui abbiamo parlato, il fondatore storico della tradizione dello Yundrum Bön, apparso nel regno di Olmolluring. E cosa accade? Accade che praticamente con la nascita, l'apparizione di Tompa Sherab, abbiamo che questi insegnamenti finalmente si
trasmettono nella dimensione, come si dice in gergo filosofico, sia buddista che Bön, nella dimensione del Nirmanakaya. Quindi questi insegnamenti che fino a questo momento erano manifestati ma esclusivamente in una dimensione, potremmo dire, elevatissima e spirituale, nel momento in cui diventano insegnamenti che si manifestano nella dimensione del Nirmanakaya, diventano degli insegnamenti accessibili anche agli esseri senzienti con un corpo materiale. Ma perché? Perché Tongpa Sherab, il Buddha Tongpa Sherab, si è manifestato proprio con un corpo materiale, con un corpo esattamente come quello di un essere umano, proprio perché questi insegnamenti eccelsi e totalmente luminosi e spirituali potessero finalmente essere canalizzati, diffusi e quindi appresi dagli esseri senzienti dotati di un corpo fisico. Quindi la trasmissione di questa, da mente a mente di questi 9 maestri, potremmo dire in maniera riassunta, come viene presentato da questo grafico, passano dalla dimensione della vacuità, del Dharmakaya, della dimensione assoluta della realtà personificata da Kuntuzangpo, alla dimensione pur sempre illuminata, pur sempre assoluta, ma dotata di attributi, quindi potremmo dire una dimensione dell'assoluto che manifesta però degli elementi ma su forma unicamente ancora spirituale, personificati quindi dal Buddha Shallaokar, e infine questi stessi insegnamenti passano poi al Buddha Tongpa Sherab e grazie a Buddha Tongpa Sherab diventano finalmente degli insegnamenti che vengono diffusi e manifestati sulla dimensione propriamente terrestre. Nel momento in cui abbiamo il Buddha Tongpa Sherab, abbiamo l'inizio di una seconda fase, questo è importante, voi se avrete dimestichezza, se continuerete a studiare e a conoscere la tradizione dello Yundrum Bön, vedrete come dai primi 9 maestri primordiali si parla di una seconda linea di trasmissione, che è una trasmissione totalmente terrestre, che è una trasmissione orale, quindi non è più da mente a mente, ma gli insegnamenti vengono invece passati da un maestro a un discepolo servendosi dello strumento orale, quindi della parola, che è la trasmissione orale dei 24 Siddha. Quindi 24 Siddha significa una trasmissione in cui abbiamo un maestro che per via orale conferisce, trasmette gli insegnamenti al proprio discepolo. Nel momento in cui questo discepolo ha realizzato completamente gli insegnamenti, a sua volta li trasmette ad un discepolo sempre per via orale, ok? Queste persone, questi 24 detentori di lignaggio, viene detto sono 24 Siddha, importante. Siddha significa che non erano monaci, ma erano dei praticanti di altissimo livello, che erano però essenzialmente dei praticanti solitari, degli eremiti, che potevano alle volte anche rimanere in comune, ma quello che è importante sono lignaggi di pratica che si sviluppano a livello individuale, grazie non tanto ad una connessione orizzontale, non è che un Siddha per forza deve far parte di una comunità di Siddha, quello che ci interessa a noi è che ogni Siddha ha una relazione verticale con un altro Siddha realizzato, che permette quindi l'assorbimento e la trasmissione degli insegnamenti, e poi ugualmente questa catena rimane verticale perché il Siddha che ha realizzato pienamente il significato degli insegnamenti li trasmette a un altro Siddha. Quindi questa è una catena ininterrotta, ripeto, che si è manifestata in forma orale, appunto come dicevamo sono essenzialmente degli esseri solitari, dei grandissimi praticanti che praticavano nella solitudine, nel silenzio, che quando avevano bisogno di avere conferme sulla propria pratica o ricevere ulteriori insegnamenti per incrementare la propria stessa pratica e le loro stesse realizzazioni, si recavano da un maestro o da più maestri e in questa maniera venivano trasmessi e si sono mantenuti in vita per 24 generazioni questi insegnamenti dello Yu. Dal momento che abbiamo detto che c'è un singolo
insegnante Siddha che trasmette a un singolo discepolo, questa seconda parte della trasmissione degli insegnamenti dello Yundrum Bön non a caso viene chiamato Jigyu, Jigyu, scusate, che significa quindi il lignaggio singolo. Chigyu, lignaggio singolo, significa proprio che, io lo ripeto alle volte, mi è già capitato, è come se fosse l'insegnamento è una goccia che cade in un maestro, quando questo maestro ha ottenuto la realizzazione, come se traboccasse la sua conoscenza e questa goccia cade su un altro discepolo che a sua volta realizza, quindi questa goccia che è l'insegnamento feconda un maestro alla volta, fa sì che ci sia un maestro alla volta che si realizza, ed è però un filo unico, potentissimo, folgorante, ma allo stesso momento delicatissimo, perché tutto si regge su un insegnamento che passa unicamente da maestro a discepolo. Altro dato importante da segnalare, tutti i Siddha, tutti gli appartenenti a questo lignaggio di trasmissione dei 24 Siddha, non solo hanno ottenuto la buddhità, la realizzazione completa, ma hanno tutti realizzato quello che nella tradizione dello Yundrum Bön viene chiamato corpo di arcobaleno. Significa, e lo vedremo più in dettaglio tra poco, significa che il frutto ultimo della realizzazione non è unicamente, diciamo, un frutto che si sviluppa all'interno della condizione mentale del praticante che si realizza, ma anche degli effetti esterni, riguarda soprattutto la compagine corporea. Questo nel senso che il frutto finale della realizzazione, soprattutto per coloro che seguono lo Dzogchen, è la smaterializzazione del corpo materiale che non lascia più alcuna traccia, per cui il corpo materiale si trasforma spontaneamente in un corpo di arcobaleno, che significa un corpo di luce, quindi non lascia più nessun residuo corporeo, e quindi tutti i praticanti appartenenti al lignaggio dei 24 Siddha, tutti indistintamente hanno ottenuto il corpo d'arcobaleno, il che significa quindi non hanno lasciato resti fisici al momento della morte, ma anzi non hanno neppure esperito l'esperienza della morte, dal momento che questa realizzazione del corpo di arcobaleno avviene prima che il processo della morte abbia effettivamente luogo. Quando parliamo del lignaggio dei 24 Siddha, ecco che con i 24 Siddha abbiamo poi un essere realizzato che è fondamentale nella tradizione dello Yundrum Bön, che è Tapirizza, che è questo Siddha lui stesso, quindi anche lui un eremita, vissuto grosso modo nell'VIII secolo d.C., che è un personaggio chiave, oltre che essere un Buddha, oltre che essere un praticante che ha raggiunto appunto la piena illuminazione, è un personaggio chiave all'interno dello Yundrum Bön, poiché attraverso Tapirizza il lignaggio singolo è come se si spezzasse, nel senso, se è vero che fino a questo momento gli insegnamenti erano tramandati da un singolo maestro a un singolo discepolo, con Tapirizza questo non accade più, nel senso che Tapirizza ha più discepoli, di cui appunto quello più importante, uno dei più noti nella storia della tradizione dello Yundrum Bön è appunto Lopo, Nazir Lopo. E la cosa interessante, grazie a Nazir Lopo, finalmente questi insegnamenti che erano stati tramandati unicamente per via orale diventano degli insegnamenti trascritti, quindi cominciano a esistere i primi testi sacri degli insegnamenti dello Yundrum Bön, che essendo in un'epoca molto antica, lo abbiamo detto, e essendo ancora esistente questo regno dello Shanshung, questo antico regno dello Shanshung, poi conquistato e annesso al Tibet, questi testi furono redatti appunto nella antica lingua dello Shan. Da questo momento in poi
gli insegnamenti dello Yundrum Bön si manifestano attraverso più lignaggi, ne riparleremo tra poco in maggior dettaglio, e a partire da questo momento in poi lo Yundrum Bön diventa quello che conosciamo noi stessi dello Yundrum Bön, quindi degli insegnamenti formalizzati che riguardano la mente, la natura della mente e che sono rimasti ininterrotti fino al giorno d'oggi. Quindi se noi prendiamo questi insegnamenti e ripercorriamo a ritroso tutta la catena che in maniera molto sintetica e succinta abbiamo presentato, ebbene pensiamo che gli insegnamenti dello Yundrum Bön che esistono oggi e che ancora oggi sono mantenuti in vita soprattutto grazie a questo grandissimo maestro che è Yonzin Tenzin Namdak, che è attualmente il detentore della totalità dei lignaggi di pratica e di trasmissione proprio dello Yundrum Bön. Ebbene, abbiamo un filo diretto, quindi una catena ininterrotta di insegnamenti da maestro in discepolo che dal depositario, quindi contemporaneo, che è Yonzin Tenzin Namdak e i suoi diretti discepoli, risale per intermediazione del Buddha Trungpa Sherab, il Buddha storico apparso nel regno di Olmolluring, come abbiamo detto, 18.000 anni fa, ebbene risale alla dimensione ultima e primigenia della realtà. Quindi è un canale ininterrotto di insegnamenti che grazie a questo fatto che non si è mai interrotto garantisce agli insegnamenti di essere ancora connessi con la loro sorgente primordiale. Quello che noi stiamo dicendo in relazione alla religione Bön trova un parallelo soprattutto per quello che riguarda noi, che sono gli insegnamenti dello Dzogchen, e lo Dzogchen, come vedremo tra poco, faccio tanti preamboli, ma è necessario, nel senso che poi dipaneremo via via ogni singolo tema in maniera più approfondita via via che lo toccheremo. Gli insegnamenti dello Dzogchen che rappresentano il pinnacolo, quindi la vetta stessa degli insegnamenti spirituali tramandati all'interno della tradizione Bön, ebbene questo schema che noi abbiamo presentato fino adesso all'interno del Bön si riproduce pressoché identico, su uno schema identico anche nel buddismo. Allora, nel buddismo, e ci riferiamo soprattutto a quale buddismo? Al buddismo tibetano ovviamente, ma all'interno del buddismo tibetano, in particolar modo alla scuola Nyingma, che è quindi la scuola detta degli antichi, la scuola diciamo più antica del buddismo tibetano. Se noi vediamo come all'interno del buddismo degli Nyingma avviene la diffusione degli insegnamenti del buddismo, scusate, dello Dzogchen, noi troviamo una ripartizione molto simile. Anche qui abbiamo gli insegnamenti che hanno origine all'interno di una dimensione illuminata e nuovamente troviamo Kuntuzampo, qui segnato come Samantabhadra, che è semplicemente il corrispettivo sanscrito della parola tibetana Kuntuzampo, che significa appunto l'infinitamente buono, quindi rappresenta la dimensione assoluta della realtà, rappresenta il Dharmakaya. Da questa dimensione si sono poi trasferiti, come avevamo visto noi per lo Yundrum Bön, al Buddha Shenla Ökar. Nel buddismo abbiamo nella dimensione del Sambhogakaya le cosiddette 5 famiglie dei Buddha e Vajrasattva, per poi arrivare anche qui nella dimensione Nirmanakaya, cioè nel momento in cui questi insegnamenti eterni, sempiterni e connessi in primis alla dimensione illuminata dell'esistenza, nel momento in cui diventano degli insegnamenti anche terrestri, abbiamo qui la grande importante figura del maestro Garab Dorje. Guarda caso Garab Dorje non è un maestro esattamente indiano, i suoi insegnamenti sono
identificati con una regione che è quella dell'Odiana. L'Odiana potremmo dire grosso modo una zona che si trova, potremmo dire, nell'attuale Pakistan, quindi queste zone qua. E vedete, quando si parla di Dzogchen immediatamente si va verso occidente, quindi c'è come un magnete che riporta questi insegnamenti, li allontana, diciamo, dall'Asia come la conosciamo noi, Tibet o India, ma ce li riporta verso più una zona più prossima al centro Asia e anche di cultura leggermente diversa, potremmo dire, storicamente diversa rispetto alla cultura propriamente indiana e ancor più quella tibetana. Quindi Garab Dorje appare nell'Odiana. Da Garab Dorje inizia anche qui una catena di insegnamenti umani che ha appunto fra questi l'allievo principale di Garab Dorje fu Manjushri Mitra e poi attraverso degli altri maestri si è arrivato a Guru Padmasambhava, quindi a Guru Rinpoche, che sappiamo non solo il grande diffusore degli insegnamenti tantrici all'interno del buddismo tibetano, ma anche degli stessi insegnamenti dello Dzogchen. Quindi, come vedete, quando si parla di Dzogchen, si parla di uno Dzogchen, potremmo dire così, Bön, di uno Dzogchen buddista, sapendo che sono insegnamenti che, come se corressero in parallelo, l'origine è ovviamente la stessa, parliamo della dimensione assoluta della realtà, ma quello che cambia è che sono due lignaggi che seguono poi due linee di trasmissione diverse, una all'interno della tradizione Bön, una all'interno della tradizione buddista. Quando parliamo degli insegnamenti del Bön, è importante, quindi questa antica religione, è importante ricordare come normalmente abbiamo una classificazione degli insegnamenti in 9 vie, dette anche 9 veicoli. Alcuni sono chiamati, i primi di questi veicoli sono chiamati veicoli della causa, e questi veicoli della causa sono, diciamo, degli insegnamenti, quindi insegnamenti teorici, ma una prassi rituale corrispondente, che hanno a che fare, e fate attenzione perché questo è l'elemento che ci riporta all'antico sostrato magico sciamanico, che è quello dell'antico Bon di cui parlavamo poc'anzi, ebbene sono delle conoscenze, degli insegnamenti e delle pratiche che hanno come scopo principale quello di far sì che si mantenga un equilibrio tra la dimensione del visibile e la dimensione delle energie sottili invisibili, tra la dimensione umana e potremmo dire, la dimensione degli dei e degli spiriti, della natura o del cosmo. Perché è necessario questo equilibrio? Sono rituali destinati a mantenere armonia e equilibrio fra questi due livelli, perché se c'è armonia e equilibrio, entrambe le compagini, la compagine umana e la compagine invisibile, possono essere felici e prosperare. Quindi sono dei rituali di natura sciamanica, potremmo dire, nell'accezione più ampia del termine, magica, nell'accezione più ampia del termine, il cui scopo è mantenere questo equilibrio tra visibile e invisibile in maniera tale che esista un'armonia e che quindi gli esseri umani possano essere sani, quindi non avere malattie, essere prosperi, essere felici. In questo ambito quindi abbiamo rituali terapeutici, rituali di divinazione, rituali che hanno a che fare con la dimensione dell'astrologia e così via dicendo. Quindi sono degli aspetti che riguardano sì la religione, ma potremmo dire una religione declinata per dei bisogni pratici. Quindi bisogna far funzionare le cose, bisogna che le cose vadano avanti, che gli esseri umani stiano bene, anche perché se non abbiamo questo sostrato di base è inutile stare a pensare anche a delle pratiche, diciamo, di un livello superiore, a delle pratiche metafisiche, perché se non c'è che il fisico e il materiale non sono già in armonia e non sono già in una condizione di benessere, è inutile costruire il resto. Quindi si occupano di questa zona, potremmo dire bassa, ma bassa non in un'accezione negativa, semplicemente per dire che si occupano del buon funzionamento delle cose materiali e del livello appena sopra quello materiale, cioè il mondo delle energie sottili. Alcune di queste sono semplicemente energie
potremmo dire consapevoli ma non individuate, mentre altre sono veramente delle energie personali, personificate, che sono quindi spiriti, geni della natura, divinità, divinità dei luoghi, divinità delle montagne, spiriti delle acque, esseri che abitano il sottosuolo, che abitano l'atmosfera, quindi questa parte dei cosiddetti veicoli della causa si occupa proprio di questa dimensione qua. Esistono poi i veicoli del frutto, quindi se la causa serve a far funzionare bene la dimensione mondana, la realtà mondana, i veicoli del frutto si occupano invece di tutto quello che sta al di là della dimensione del visibile e del mondano. Sono proprio gli insegnamenti che hanno, potremmo dire, a che fare con la dimensione del metafisico. In questo ambito abbiamo quindi, come diciamo qui, pratiche destinate a consentire la liberazione, quindi di andare al di là, di trascendere la dimensione materiale e di raggiungere quello che è lo scopo fondamentale della nostra esistenza, cioè realizzare la liberazione, l'illuminazione totale al fine di emanciparsi totalmente dalla dimensione del ciclo ininterrotto di nascite e morti, che è quello del samsara, e abbiamo in questo ambito della classificazione degli insegnamenti del Bön, quindi la dimensione, un primo strato, sono quindi le regole e tutti gli insegnamenti che riguardano soprattutto la disciplina monastica. Quindi coloro che scelgono per liberarsi la via, appunto, potremmo dire, monastica. A un secondo livello abbiamo poi gli insegnamenti che riguardano la dimensione tantrica, quindi la trasformazione di elementi in linea di principio impuri e negativi nel proprio corrispettivo puro, quindi trasformare il negativo in positivo, trasformare ciò che in linea di principio può essere nocivo in qualcosa che invece diventa uno strumento per l'ottenimento della liberazione, dell'illuminazione, e a un livello ancora più alto, quindi disciplina monastica, insegnamenti tantrici, e in ultimo, nella dimensione più alta, per questo dicevo lo Dzogchen è il pinnacolo degli insegnamenti dello Yundrum Bön, abbiamo appunto gli insegnamenti dello Dzogchen, che significa della grande perfezione, che sono degli insegnamenti in cui questa dimensione dell'illuminazione e l'esperienza della nostra natura completamente illuminata viene realizzata in maniera istantanea, senza che ci siano più dei gradini, senza che ci sia più un procedimento, potremmo dire, progressivo. Quindi se noi vediamo questa grande torre, potremmo dire, anche a livello simbolico, nei miti della tradizione Bön si parla del fatto che al centro di questo regno mitico dove è apparso il Buddha Trungpa Sherab, che è Olmon Ring, ebbene al centro esiste un grande monolite di cristallo che viene chiamata lo Yundrum Gutse, cioè la montagna monolita della svastica, ed è un monolite a 9 piani, indica 9 livelli, che sono i 9 cammini di realizzazione spirituali propri dello Yundrum Bön, dove a livelli, per così dire, della base abbiamo i veicoli della causa, e ripetiamo, quindi per far funzionare le cose a livello mondano e per mantenere un'armonia tra il mondo visibile e il mondo delle potenze invisibili sottili, abbiamo poi la parte che riguarda il veicolo monastico, la disciplina monastica, gli insegnamenti tantrici, anche questi poi suddivisi a livelli, potremmo dire, sempre più istantanei come modalità di realizzazione, per poi arrivare alla sommità dove abbiamo lo Dzogchen, che rappresenta quindi il pinnacolo degli insegnamenti all'interno dello Yundrum Bön. Attraverso l'insieme degli elementi che abbiamo presentato fino ad ora concludiamo quindi questa prima parte della nostra dissertazione e vediamo quindi appuntamento a brevissimo alla seconda. Grazie.